profondo che c'è nella zona, dove però hanno dovuto smettere di cercare l'oro perché sono morte 2 persone e sono rimaste dentro. Era così profondo che non sono più riusciti a prenderle, quindi lo hanno abbandonato con i 2 corpi dei loro compagni dentro. È veramente un gioco d'azzardo pericolosissimo. Capisco che potrebbe essere per loro una vita eccitante, perché ogni giorno la tua vita potrebbe cambiare in un secondo se trovi la pepita giusta. Il mio nome è Giuseppe e ho una missione: girare il mondo per incontrare i personaggi più straordinari del pianeta e fargli una semplice domanda: cos'è per te la felicità? Benvenuti nel progetto Happiness. Mi trovo a qualche centinaio di chilometri da Shami, una città che in pochi anni si è guadagnata il soprannome di Eldorado, perché qui nella zona sono stati ritrovati decine e decine di giacimenti d'oro, un oro purissimo che ovviamente attratta tantissimi uomini da tutto il paese e anche da fuori. Purtroppo però il prezzo da pagare per trovare l'oro spesso è troppo alto e molti di loro perdono la vita perché qua le condizioni sono estreme. Vogliamo andare a trovarli per capire che cosa li spinga a vivere qui, in questa zona, rischiare la loro vita. Trovarli però non è facile, perché chiaramente queste miniere d'oro non sono segnate in nessuna mappa, non avrebbero intenzione ad attrarre più persone possibile. Quindi ci siamo affidati a un signore che col suo pick-up ci sta portando proprio nella zona. Passeremo qualche giorno insieme a loro per capire cosa li spinga a rischiare la propria vita per cercare una pietra, la pietra però più preziosa per l'essere umano. Almeno voi sedetevi comodi, perché sta per iniziare una grandissima avventura alla ricerca di un nuovo ingrediente della formula della felicità. Il deserto del Sahara è diventato il palcoscenico della nuova corsa all'oro. Migliaia di avventurieri, guidati dalla sete di ricchezze e dalla brama di migliorare velocemente le proprie condizioni di vita, si stanno riversando in Mauritania, essendo l'ultimo paese in cui sono state scoperti giacimenti d'oro. Le miniere si trovano in un'area segreta soprannominata Far West, per l'assenza di regole e per le condizioni estreme in cui i cercatori d'oro tentano la loro sorte. Anche una sola pepita potrebbe cambiargli la vita, ma molti di loro la perdono proprio cercandola. Perché abbiamo avuto il via libera dal proprietario di tutta questa zona per andare a parlare con i suoi operai. Adesso è appena entrato sul pick-up con noi, ci sta portando lì per dire a tutti quanti che possiamo riprendere. Perché immaginatevi quanto è sensibile questa zona. Qui stanno cercando l'oro, non vogliono nessuno che filmi senza autorizzazione, senza l'autorizzazione del proprietario di tutto il territorio. Quindi sembrerebbe che ce l'abbiamo. Andiamo. Qui i cercatori d'oro sono solo uomini e con nessuna esperienza pregressa. Non hanno mai lavorato in miniera, ma in un paese in cui il tasso di disoccupazione è altissimo, la promessa di una vita migliore grazie all'oro diventa l'unica opzione. Questo aumenta esponenzialmente il pericolo di un lavoro già di per sé rischiosissimo e che viene reso ancora più difficile dalla mancanza della giusta attrezzatura e dalle condizioni climatiche estreme. Qual è il più profondo che c'è qui? Ce ne sono alcuni di 60 metri, 100 metri. 100 metri? Profondi 100 metri. Alcuni anche di più. Questa e questa non sono uguali. Ok. Questa probabilmente Sì, ha dell'oro. Non sarà molto, ma probabilmente ce n'è. sì. Questa è una pietra dura, mentre questa no. Sì. Quindi ci sarà più probabilità di trovare dell'oro. Ma non in questa. Il figlio del leader è molto cordiale con me e mi spiega che tutto parte da una piccolissima pietra in superficie con delle tracce d'oro. Solo grazie a questo semplice indizio i cercatori scavano in profondità cercando di trovare e poi seguire le venature d'oro tra le rocce. Una volta trovate, vengono estratte tutte le pietre, portate in superficie con una carrucola di fortuna e divise tra quelle in cui ci potrebbero essere tracce d'oro e quelle no. Il padre di questo ragazzo ci sta riportando nella sua tenda perché ci vuole far vedere una roccia dalla quale si vede già l'oro e quindi sa il perché sta scavando in questo buco. Quindi andiamo a vedere. E dove lo utilizzate? Questo qua lo utilizziamo dappertutto.
Ah, quindi ci sono degli operai che lo utilizzano su tutta la superficie in questo modo? Così. Ci puoi provare. Quindi posso lavorare per lei per... Sì, esatto. Per qualche ora? Qui facciamo così. Diamo l'attrezzatura a un operaio e gli lascio una percentuale. 10%, 20%, qualcosa del genere. Quindi adesso se io trovo qualcosa, il 10% è per me Esatto. e il resto è per... E il resto a me. Così. Perché lei mette sono tutto... io il proprietario, sono io Esattamente. che l'ho acquistato. E tu vieni qui senza niente. Prendi questo e vai a cercare fortuna. Funziona così. E come fate con il cibo? Perché qui siamo lontani da tutto. Compriamo tutto da sciami e ce lo portano ok. qui. Abbiamo tutto. L'acqua, il Sì, mangiare... tutto, l'acqua è lì. Ah, questa è l'acqua? Sì. Lo vorrei provare per vedere se ho la fortuna di trovare dell'oro. Ma certo, puoi cercare qui e vedere se... E facciamo 10% per me e il resto Nessun per lei. problema, nessun problema. Affare fatto. Anzi, facciamo così. Se trovi qualcosa, ti do il 20%. Wow. Nessun problema. Grazie mille. Sì, prego, Vedremo. prego. Io so che lei mi dice così perché è molto difficile che io trovi qualcosa. No, non è difficile, è solo fortuna. È Dio. Non è mica difficile, eh? Ok, ci proviamo ragazzi. Ho trovato un tagliaunghie. Oh. Ah no, era un chiodo. Perché mi dà il segnale quando c'è un metallo. Però... infatti lo sto facendo da soltanto 10 minuti, ma c'è quel brividino, quell'ebbrezza di poter trovare l'oro veramente. Forse è proprio questo che spinge tutti questi uomini a stare qui in mezzo al deserto, a fare una vita veramente disgraziata per cercare l'oro. Perché è come il gioco d'azzardo. Tu punti sul fatto che sia qui e scavi e se lo trovi la tua vita cambierà. È come vincere il Superenalotto. Però intanto la tua vita scorre, intanto sei lontanissimo dalla tua famiglia, intanto rischi la vita, intanto perdi i compagni di lavoro, intanto potresti morire pure tu. È veramente un gioco d'azzardo pericolosissimo. Però capisco che potrebbe essere per loro una vita eccitante, perché ogni giorno la tua vita potrebbe cambiare in un secondo se trovi la pepita giusta. Tu senti proprio un'emozione come se la tua vita potesse cambiare per sempre, oppure no? Esattamente. Può essere Esatto. forse questa Esatto. la cosa più bella del suo lavoro. Della vita. Hai mai pescato in mare? Sì. Pescare con la canna Sì. è la stessa cosa. Non è per guadagnare dei soldi o per altro. È ovviamente anche per fare dei soldi, ma è più per la brama. È il desiderio di pescare. Ed è la stessa cosa con l'oro, è bramare. Ed esiste una febbre che ha ucciso molte persone, Sì. proprio per cercare l'oro. E per questo è chiamata la febbre dell'oro. Se ti ammali della febbre dell'oro, vuol dire che un giorno tu troverai l'oro. E lei ce l'ha la febbre dell'oro? Dal primo giorno. Da quando ho scoperto che in Mauritania era stato scoperto l'oro. La terra vista dall'alto sembra scavata da termiti impazzite, ma questa è semplicemente la conseguenza della corsa all'oro sull'ambiente. È una gara febbrile in cui si compete per scavare più velocemente buche profondissime e ogni sacrificio, ogni rischio è sopportabile solo grazie alla grande promessa di diventare ricchi. Ed è proprio questa la febbre dell'oro. Si pensa di essere sempre a una picconata dalla svolta, ma spesso si è solo persa la percezione del reale pericolo. Tutti questi sforzi, tutti questi sacrifici valgono la pena per trovare l'oro? Beh, è un lavoro estremamente duro. Potresti scavare e cercare per tutta la vita senza trovare nulla. Oppure scavare solo un pochino e trovare un tesoro. Solo Dio decide la nostra fortuna e se un giorno troveremo qualcosa. Sono nelle mani di Allah e continuerò a scavare fino a che avrò le forze o mi arrenderò. Puoi descrivermi la sensazione di trovare l'oro?
Sì, è una grandissima emozione quando trovi l'oro. Per festeggiare si fa una bella doccia per pulirsi bene dalla terra. Ci si mette finalmente dei vestiti puliti e ci si taglia i capelli. Si deve essere puliti ed ordinati per fare la cosa più importante, mandare i soldi alle nostre famiglie. E una volta fatto questo, incomincio a fantasticare su come investirò quei soldi. In case o vacche oppure capre, chi lo sa. Ad oggi io non ho trovato nulla. Ma quando lo troverò vorrei fare esattamente così. Stiamo facendo vedere il buco più profondo che c'è nella zona, dove però hanno dovuto smettere di cercare l'oro perché sono morte 2 persone e sono rimaste dentro. Era così profondo che non sono più riusciti a prenderle, quindi lo hanno abbandonato con i 2 corpi dei loro compagni dentro. Bene, andiamo a vedere. Queste sono le buche più profonde scavate dai cercatori d'oro in Mauritania. Molte di queste sono profonde circa 100 metri. Proprio in questa, Sì. 2 persone sono morte. In questa buca. Sì. Puoi vedere con i tuoi occhi che non esiste nessuna misura di sicurezza qui. Adesso, tutte queste buche sono state abbandonate perché il governo ha detto che era un'area troppo pericolosa e che era meglio scavare nuove buche in altri posti e in altre zone. Questo signore ha accettato di portarci nella sua zona, nel suo buco. Qui chiaramente si dividono le zone chiamandoli per buchi, quindi stiamo andando nel suo buco per vedere quanto è profondo, perché è uno dei più profondi ancora attivi. Tutti gli altri sono stati chiusi per problemi di sicurezza, perché sono morte le persone. E anche qui tra i cercatori d'oro in mezzo al deserto del Sahara, nel nulla cosmico, c'è solo una cosa che importa: proteggersi quando si naviga online. E voi sapete già come: con NordVPN. Se stavate pensando già da un po' di provarlo, beh, probabilmente questo è il momento perfetto, perché è il compleanno di NordVPN. E nel link che trovate in descrizione il regalo ce l'hanno fatto loro. Scegliendo un piano biennale potrai avere 4 mesi extra per te e, udite udite, un coupon valido per 3 mesi di abbonamento gratis a NordVPN per chi vuoi tu. Perché ormai nel 2024 usare una VPN dovrebbe essere scontato visto tutti i rischi che si corrono online. Ma purtroppo non è così e molta gente lo capisce solo quando ha già subito un danno. Con NordVPN però, utilizzando il tuo abbonamento, puoi mantenere al sicuro la navigazione di tutta la tua famiglia. Per esempio, puoi proteggere un numero illimitato di dispositivi utilizzando NordVPN con il tuo router. Oppure proteggi fino a 6 dispositivi contemporaneamente con l'app di NordVPN. Come sempre vi lascio il link in descrizione per provare NordVPN e navigare in totale sicurezza online. E adesso torniamo a cercare l'oro. خلي وحدات معلومات عليهم طابع سبحان الله واسمع ما دار Come vedete sono من بك ما giustamente tutti preoccupati per noi, perché il buco è profondo 45 metri, quindi cadere lì dentro vuol dire non avere chance di sopravvivere. Questi ragazzi sono abituati a stare sotto per tanti minuti, ma non c'è ossigeno. Hassan è l'operaio più esperto e si è offerto di portarci in qualche modo giù con lui per farci capire cosa prova un cercatore d'oro quando si cala in queste buche. Accendila. Ah, è accesa. Ok. Bene. شو مشي بشو Ok, io scendo. Inizio a scendere. In nome di Dio. In nome di Dio il clemente, il misericordioso, in nome di Allah scendo giù. Sto entrando nella buca. Eccomi. In nome di Dio. Inizia a fare caldo. Sto entrando nella buca. Ok, così.
Questa è una buona pietra. Frana tutto qui. Vedo sempre di meno. Una volta raggiunto il fondo della buca, la temperatura può raggiungere fino a 50 gradi e un turno di lavoro può durare anche 4 ore. Sono condizioni di lavoro pericolosissime e disumane. Ce l'ho fatta. Grazie mille. Com'è andata? Bene? Grazie a Dio. Grazie a Dio. Grazie, grazie. Hai mai paura quando vai giù? Chiunque entri in quel buco dovrebbe essere spaventato. Da quanto tempo fai questo lavoro? Non so quanto tempo sia già passato. Credo dal 2016. E perché hai iniziato a fare questo lavoro? Cercare l'oro conviene di più che fare il muratore. Alcune volte faccio 1.000 euro, altre volte faccio 500 o 200. Non è sempre lo stesso. Pensa, negli ultimi 2 mesi non abbiamo trovato niente. Siamo a secco. Non abbiamo trovato proprio niente. E la tua famiglia dov'è? È lontana? Loro sono a Kubani. Sono già 4 mesi che non li vedo. Avere la mia famiglia lontana è la parte più difficile di tutto quello che vedi. Noi potremmo comprare uno di questi sacchi da quest'uomo e portarlo direttamente a Shami. È una città che dista circa 100 km da qui. Possiamo comprarne un sacco. Esattamente, noi compriamo un sacco di pietre da quest'uomo. Grazie, grazie mille. Grazie. Grazie mille. Grazie mille, amico, grazie. Affare fatto, affare fatto. Praticamente stiamo per comprare un sacco di pietre random, praticamente che loro volevano far controllare da questo signore. Se troviamo dell'oro facciamo 50-50. Vediamo come va. Come spesso è successo durante le corse all'oro già avvenute nella storia, la città più vicina alle miniere si deforma, richiamando a sé bande di criminali e trafficanti di armi e droga, che si mescolano perfettamente tra i cercatori d'oro, offrendogli un rapido sollievo da una vita troppo dura da sopportare. Questa è Shami. Non so come ve la immaginavate voi, ma io non così, perché è una città totalmente deturpata per estrarre l'oro. Chiedevamo agli operai quali fossero i processi del loro lavoro e ci spiegavano che in realtà sono abbastanza semplici. Se sei un cercatore d'oro devi portare almeno 3 sacchi di pietra e appoggiarli lì con un segno della tua azienda. Una volta riversati in quelle vasche verdi verranno macinati per 5 ore e se dopo 5 ore verrà ritrovato dell'oro, quell'oro verrà attratto da del mercurio che viene versato nell'acqua. Un materiale molto pericoloso che però loro maneggiano senza nessuna sicurezza. Il mercurio attrae il 30% dell'oro che c'è nelle pietre, l'altro 70% viene scaricato in quell'acqua. È controintuitivo, però è così. Non può essere estratto quel 70% perché ci vuole dell'altro mercurio ancora più pericoloso che loro non utilizzano e quindi venderanno quell'acqua che in realtà è di scarto ad altre aziende che sono molto più attrezzate per estrarlo. Quindi se sei un cercatore d'oro dovrai aspettare quelle 5 ore che le tue pietre verranno macinate e se ci sarà qualche traccia d'oro, qualche grammo d'oro, verrà filtrato e ti verrà consegnato. Avrete sicuramente notato che praticamente tutti gli operai indossano un copricapo che in mauritano si chiama hauli,
è molto tradizionale, praticamente tutti gli uomini lo usano per proteggersi dal sole, però purtroppo in questa situazione diventa pericolosissimo perché alcuni di loro hanno perso la vita proprio a causa di questo velo che si impiglia in quelle ruote pesantissime di più di 500 kg e purtroppo alcune volte li trascina dentro uccidendoli. Vedi, questa bacinella che stanno filtrando si vedono delle tracce di mercurio che stanno cercando di ripulire per capire se ha attratto delle piccole particelle d'oro. Praticamente non hanno trovato nulla, quello che pensavamo fosse oro per ingenuità era in realtà un resto, un residuo del mercurio che il signore ha recuperato a mani nude in realtà. Lui mi ha detto che non è pericoloso se si usano i guanti, ma lui non ce li aveva. E quindi immaginatevi, da tutte quelle vasche che abbiamo visto non hanno raccolto nulla, neanche un frammento d'oro. È un lavoro che non ha nessuna certezza. Puoi portare qui decine, centinaia di sacchi e non trovare niente. Come ci aspettavamo, nel nostro sacco non è stata trovata la minima traccia d'oro, ma i cercatori più fortunati di noi vendono qui il loro bottino a 56 euro al grammo, che in minima parte viene acquistato dai gioiellieri locali, mentre la maggior parte viene spedita all'estero ad acquirenti che non richiedono nemmeno un marchio ufficiale. Il supervisore delle ultime vasche che abbiamo visto ci ha invitato nel suo ufficio per vedere una pepita che hanno trovato ieri purissima. Il signore è stato gentilissimo perché ci sta facendo vedere uno dei risultati delle vasche e questo è stato sicuramente un gran bottino. Questo è 1,5 grammi. Il signore mi spiegava che lui non sa quanti carati ha questa pepita d'oro, ma che lo deve portare al mercato dell'oro che è proprio qua davanti per farglielo valutare e poi glielo venderà. Questo è tutto il processo. Una volta estratto l'oro, poi lui lo venderà al mercato qua fuori. E mi ha detto anche che in realtà se lo voglio comprare lo posso comprare direttamente da lui, ma non mi può assicurare di quanti carati si tratta. Prima di lasciare la Eldorado della Mauritania, torniamo alle miniere per ringraziare il leader dei cercatori d'oro e suo figlio per la grande disponibilità e fargli le ultime domande. Secondo voi, perché siamo così attratti dall'oro? Io ho preferito l'oro perché viene dalla terra. Non viene dalle banche o cose così. Una cosa pulita. Chi è stato il vostro maestro? Nessuno. Da Nessuno. Sono venuto direttamente da Nouakchott. Sono venuto a Tasiaset. Direttamente. Con le nostre attrezzature. Io e i miei fratelli. Si può dire che cercando l'oro lei è diventato ricco, o no? Ricco no. Ma perlomeno andiamo avanti. Certe volte si trova qualcosa, altre volte nulla, altre volte ancora qualcosa solo per mangiare. Per i lavoratori, ma è tutto qui. Ma ricco non ancora. Speriamo, se Dio vuole, di trovare tantissimo oro. Lei pensa che un giorno potrebbe dire: oh, così è sufficiente. Io ho trovato abbastanza oro. No, anche se trovassi tonnellate d'oro, continuerò sempre a cercarlo. Quindi non è per l'oro, non è per diventare ricco. Non è solo una questione di diventare ricchi, è uno stile di vita. Sai, è uno stile di vita, è come desideri che i tuoi figli vivano. È un lavoro che i tuoi figli, o meglio, vuoi che i tuoi figli continuino con questo lavoro. Tu hai mai avuto paura di morire facendo il tuo lavoro? Paura di morire? Sì. No, non ho mai paura. Se questa buca va troppo in profondità e io incomincio ad avere paura a scendere, anche a 17 metri, per esempio, può farmi paura. Allora scavo un'altra buca. Ma anche se sai che c'è dell'oro dentro, riesci a fermarti? Sì. Alcune persone non riescono a fermarsi, ma altre pensano che la vita valga più dell'oro. È più importante dell'oro e quindi loro si fermano. Ma alcuni di loro, non si fermano e quindi muoiono. E per lei che cos'è la felicità? Essere felici, per noi musulmani, non è avere soldi. Essere felici vuol dire Dio che dà. Anche se possiedi i miliardi, non li porterai via con te. O no?
non te li porterai via. Tutto rimarrà qui e tu lascerai questo mondo da solo. Dio ci chiederà: che ne hai fatto di tutti quei soldi? Perché è Dio che ci dà il denaro. Quando te lo dona, bisogna fare del bene. Perché quando sei felice e guardi le persone attorno a te che non lo sono, per noi musulmani non ha senso. Dio ci ha detto che bisogna fare tante cose per gli altri. Siamo sicuri che se facciamo tutto quello che ci ha detto Dio, ci ricompenserà, oggi e domani. Questo è il nostro obiettivo e siamo sicuri di questo. Essere felici è questo. Il leader sembra contraddirsi nelle sue risposte, ma in realtà mostra le due anime di un cercatore d'oro. La maggior parte di queste persone non si fermerà mai dal cercare l'oro. Non si accontenterà mai di quello che potrebbe semplicemente migliorare la loro vita, accecati quasi dall'ossessione di trovarne sempre di più. D'altro canto, però, la loro felicità non sembra veramente legata al successo materiale, ma più alla libertà di scegliere il proprio destino e di riscriverlo. Una grande possibilità di una nuova vita, lontano dalle ingiustizie della società. Ed è quasi ironico che in uno dei luoghi più inospitali al mondo, dove forse sarebbe più naturale pensare di potersi allontanare dalla corruzione dei sistemi economici, emerga chiaramente la complessità dell'animo umano, costantemente diviso tra la ricerca del semplice benessere e la tentazione di cedere alla brama e al desiderio senza fine.